Buongiorno ragazzi! Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati con i tickets. E siamo in un posto molto scenografico. E molto freddo. Molto ventoso. Da ieri si è alzato un ventolino che non è per nulla piacevole, perché è bello ghiaccio, ma anche perché, guardate un po' dietro di noi, anzi più che dietro, tutto intorno a noi. Tutto intorno, perché anche davanti, anzi davanti è anche peggio, o meglio, a seconda. Dovete sapere, per chi non lo sapesse, che la Turchia, finché rimani sulle spiagge e sulle coste, c'è un clima molto piacevole, diciamo, anche d'inverno. Ora, giornate come questa a parte per il vento, però normalmente c'è il sole e si sta bene. Ma tutto intorno, come vi dicevo, c'è l'altopiano anatolico e dal livello del mare si sale velocissimamente in quota A 1000 metri e anche più. Esatto, e quindi in questo momento l'altopiano è coperto di neve, quindi capite da voi che le temperature non sono così piacevoli come queste Come qui. quelle del mare, vi facciamo vedere anche di qua. Non so se si vedono perché sono lontani, Sì, con la GoPro forse ma in fondo abbiamo tutto uno strato di montagne con le cime innevate. innevate. E quindi l'idea sarebbe, se lo possiamo anticipare, di andare un po' nell'interno. Però stiamo valutando, anzi meglio stiamo temporeggiando per riuscire a trovare delle temperature un pochino meno fredde. Sì, perché ci sono almeno 15 gradi di differenza. Oggi per esempio fanno 12-15 gradi e lassù siamo sotto zero. Esatto, 0, 1. Di giorno, la notte si scende anche a -6, -7. Quindi è tutto da valutare, Sapete il mio amore per il freddo, no? Guarda, proprio quanto lo amo il freddo io. Proprio per niente, lo odio con tutta me stessa e quindi stavamo valutando. Nel frattempo però siamo venuti su questa bellissima spiaggia, non ve l'abbiamo detto, che è a sud di Antalya. È lunga, pensate un po', 12 km, è una strisciolina sottile ma lunghissima e si chiama Lara Beach. E proprio da qua inizia la famosa riviera turchese, molto famosa e gettonata ovviamente in estate. E infatti qui ci sono bagnetti, stabilimenti balneari, uno a fianco all'altro. Abbiamo trovato tanti hotel, ristoranti, eccetera eccetera. Buongiorno ragazzi! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati! Oggi lasciamo definitivamente la città e il comprensorio di Antalya e ci addentriamo all'interno un po' di questa Turchia. È una lingua di spiaggia, come vi abbiamo già detto, lunga circa 12 km, che praticamente si trova a sud di Antalya, fino a raggiungere la nota località di Belek. E questa è tutta la famosa costa turchese, molto decantata e molto ambita, specialmente ovviamente d'estate, dai turisti stranieri ma anche dalle stesse famiglie turche. Per i turchi fare picnic, giornate all'aria aperta, in famiglia, con gli amici, e grigliare sono dei must, dei punti fermi, proprio ce l'hanno nel sangue. Ieri eravamo lì sul lungomare, era una giornata piuttosto ventosa, c'era un po' di sole ma non si stava così bene. Essendo domenica appunto sono arrivate famiglie intere
portano sacchetti con la spesa, carne, eccetera eccetera, insomma accendono questi fuochi e grigliano ogni ben di Dio. E tutto sto grigliare a noi ci ha fatto venire fame e quindi abbiamo deciso di fare qualcosa anche noi. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo preparato? Non abbiamo acceso il fuoco, non avevamo pronta la carne per fare la griglia, quindi avevamo comprato il lievito di birra e ci è venuta voglia della nostra mitica pizza. Ovviamente l'italiano, dopo un po' che è all'estero, la pizza è un tarlo. E l'avevamo fatta l'ultima volta e mangiata con i ragazzi di Senza Cap e niente, ci è venuta voglia e abbiamo intanto fatto l'impasto. Stamattina poi abbiamo fatto delle commissioni in città che non abbiamo ripreso, però vi anticipiamo, abbiamo ricaricato il cellulare perché avevamo finito i giga, comunque eravamo al limite. Con il credito. Abbiamo fatto ulteriori 50 giga ed è già la terza volta. La volta passata abbiamo trovato una super offerta con 5 euro, ci hanno dato 50 giga. Oggi invece ne abbiamo pagati 9. Qui vanno un po' così, a chi trovi, in base a chi trovi ti fa un pacchetto. Poi le altre commissioni, come vi dicevamo, in queste aree di sosta ci sono i bagni, ci sono i punti carico e scarico, quindi abbiamo fatto l'acqua e abbiamo scaricato le acque. Abbiamo trovato un'area attrezzata dove c'erano tantissimi camper, tutto gratuito, addirittura le piazzole, e come diceva Marta c'erano i bagni, abbiamo scaricato quindi il nostro portapotti. Ci avete fatto anche diverse domande riguardanti il nostro viaggio in Turchia e in questo video cercheremo anche di darvi un po' di risposte su varie tematiche via via che le affronteremo lungo questo spostamento. Una domanda che ci è arrivata perché non è chiaro e non è stato chiaro nemmeno a noi è come funziona il sistema della vignetta, ovvero l'HGS turco, il sistema che serve per pagare le autostrade turche. Per chi non lo sapesse, brevemente dico che l'HGS è una vignetta che si attacca praticamente al parabrezza dove c'è precaricato un credito e serve per le autostrade turche, perché il più delle volte c'è solo questo sistema che ti rileva praticamente il credito, ti scala il totale e devi averlo ovviamente il credito all'interno della vignetta, altrimenti hai 15 giorni di tempo per provvedere a ricaricarla, se no ti arriva una multa. Il problema qual è? Che abbiamo un'app che però noi non possiamo utilizzare. Esatto, perché l'app ci va inserito il codice fiscale e prende solo quello turco, diciamo quelli dei cittadini stranieri non lo rileva, quindi di fatto l'app per noi è inutilizzabile. E il problema è che bisogna andare ogni volta in un ufficio postale e spesso e volentieri sono nei centri urbani dove noi difficilmente troviamo parcheggio, e all'ufficio postale ci hanno detto quant'è il saldo e niente, quindi ancora abbiamo un po' di credito. L'unica cosa che possiamo fare noi è controllare con il computer, inserendo una targa, se ci sono dei crediti da pagare, però non ci dice il saldo. Percorrendo questa strada ci siamo fermati in questo punto dove si può fare il rafting. Come vedete c'è un bellissimo fiume con varie cascatelle rapide e da qui si può fare il rafting. Sembra un po' chiuso perché non c'è nessuno. Da qui possiamo affacciarci e guardare il fiume. Ci sono anche tavolini per mangiare qualcosa, tutti i giubbetti appesi insieme ai caschetti, e risaliamo questa strada che costeggia il fiume perché attraverseremo un bellissimo canyon che tra poco scopriremo insieme. Eccoci qua, dopo tanta fatica siamo riusciti ad arrivare in questo punto spettacolare.
lungo il fiume Eurimedonte, È uno scioglilingua, spero di averlo detto bene, che attraversa la gola di Koprulu. Koprulu, ci si copre noi, che fa freddo. Freddino direi. Io infatti ho la paresi alla faccia qua. Fa freddo ragazzi, fa freddo. Però ne è valsa sicuramente la pena. Guardate qua, e questo è solo l'inizio del sentierino. Ora facciamo un giro e cerchiamo qualche foto spettacolare. Questa vedete è la strada che bisogna fare, magari ci si passa anche, però poi il problema è quando incroci un altro veicolo che viene nella direzione opposta, e poi lì c'è il tornante con tutta la strada che va su fino a quel parcheggio. Il ponte qui alle mie spalle è il ponte sopra il fiume Eurimedion River. È dell'epoca romana, pensate, è lungo 22 metri con una larghezza di 2,70 metri, quindi per noi molto molto preciso. Guardate dove siamo, guardate. Che meraviglia, guardate. Che canyon, che canyon. Che freddo, però c'è un'acqua di un colore ghiacciato come la temperatura. E queste pareti che sono un'opera d'arte, ragazzi. Guardate che meraviglia di canyon. Kulupru, giusto, lo pronuncio bene? Più o meno, sì. Più o meno. Perdonatemi voi ragazzi turchi. Che poi qua c'è anche tutto il sentiero che solo le capre e gli stambecchi possono fare, perché io là non ci vado. Te Marta ci vuoi andare? Ma non credo proprio. Lasciate i guanti dentro Charlie, grande errore. Ora ci affacciamo da questa terrazza panoramica, lì c'è il nostro Charlie parcheggiato e da questo lato si vede il ponte romano. Che luogo ragazzi, abbiamo trovato anche una signora. Bellina, ci faceva tenerezza, stava in macchina perché aveva freddo e ha appoggiato tutta la sua mercanzia sul muretto qui, quindi si è avvicinata, ci saluta, sono tutti molto garbati e non sono mai insistenti. No. Io sono andata anche tipo in Egitto, in Tunisia, in questi posti qui, e la vendita lì è un pochino più pressante. Qui non pressano. Qui invece non stressano, cioè ti chiedono vuoi vedere qualcosa, vuoi comprare, e abbiamo notato praticamente il famoso occhio di Allah. Questo qui ve lo faccio vedere. Che è un super portafortuna. E abbiamo pensato di regalarlo per Charlie, di comprarlo per appenderlo dentro Charlie perché ci porti fortuna durante il viaggio. Parlo con molta fatica perché ho la bocca congelata dal freddo. In più mi sono fatta un regalino, guardate carino, il braccialetto con tutti gli occhioni di Allah. Vedete? Ma nell'ordine di 2 euro, insomma, questa roba, 2-3 euro, quindi insomma abbiamo aiutato così la signora che magari si prende qualcosa per lei da mangiare e noi siamo felici. Ci piace sempre insomma aiutare le persone e non comprare quando è possibile nei gift shop, nei negozi di souvenir, perché almeno così vanno insomma le persone qui locali e siamo felici di aiutarle. Guardate quell'albero dove è cresciuto e dove resiste alle intemperie e alla forza della natura. E dell'acqua, si è costruito la sua isoletta felice e resiste, grande. Eccoci qua ragazzi, finalmente si mangia, speriamo di mangiare presto perché ho una fame allucinante. Stiamo finendo di stendere la pizza. Poi la condiamo, ovviamente se ci conoscete bene saprete come la faremo. Vero? Vediamo un po' chi indovina. Ovvero? Ovvero guardate qua, Mister Tonno e Signora Cipolla. Mettiamo un po' di pomodoro.
Prima pizza pronta e ora cuociamo anche la seconda. E voilà, anche seconda pizza pronta. Buon appetito ragazzi. Like I'm all alone. Sometimes life just ain't enough. Buongiorno amici, bentornati sul canale Tickets. Buongiorno. Fede era impegnato alla guida perché stiamo facendo delle strade veramente impegnative, Mamma mia, ma altrettanto scenografiche e molto belle. Abbiamo lasciato la costa, quindi dalla zona dei dintorni di Antalya siamo saliti nell'interno. E saliti vi assicuro che è la parola adatta, perché nel giro di poco una strada bellissima, fatta molto bene e meno male, aggiungerei, però molto mossa, che sale velocemente, e infatti siamo arrivati, come avete visto dall'altimetro, oltre 1000 metri. 1200. E invece le temperature sono scese, la strada sale e le temperature scendono. Like you know the right way. Ma dove siamo? In Canada, ragazzi? And when I'm holding you, I'm where I wanna be. You make me feel I'm closer to the sky. You and I still have that something. Guardate là cosa si apre davanti ai nostri occhi. Quel verde blu smeraldo striato è un lago, o meglio è il terzo lago più grande di tutta la Turchia e prende il nome della cittadina che è qui proprio a pochi metri, se non chilometri, Beyşehir, se lo pronuncio bene. Quindi si chiama lago di Beyşehir. Everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene as tears were. Salutiamo Beyşehir, la cittadina sul lago che appunto, come vi dicevo, gli dà il nome, e proseguiamo verso la nostra tappa. Try to let it go. Vedete più chiaro? Noi vediamo meglio, siamo andati per la disperazione dal distributore e il signore è gentilissimo, perché poi te lo puliscono loro, vogliono fare il servizio di pulizia parabrezza proprio loro, e uno ci prova ad andare lì con lo spazzolone, ma no, e ce l'ha lavato tutto lui, poi non vogliono nulla, e aveva l'autolavaggio fuori uso e si è prestato a pulirlo perfettamente, perché fra il sale, la polvere eccetera eccetera non vedevamo più nulla.
ora siamo a posto e vedrete meglio anche voi. Sì, ma la cosa bella è che allo spazzolone ci sono attaccati 2 cubi di ghiaccio Vabbè. da 20 centimetri. Lo tiene nel secchio con l'acqua e ovviamente essendo a meno 1, meno 2, insomma è normale che ghiacci, è troppo forte. È migliorata la strada, Decisamente. perché ora ci siamo assestati, prima siamo passati dal mare a 1300 metri così, In un soffio. in un soffio, e abbiamo attraversato delle zone montuose importanti. Qui invece è una pianura, è un altopiano. Eh sì. Però la temperatura quant'è? La temperatura è sempre meno 2 Stabile. e la notte ho visto mette meno 5, quindi stanotte dormiremo a meno 5, meno 6 al massimo. And there you were. I wasn't sure. Now I see it clearly in my mind, clearly. Il nostro amico vetro, meglio parabrezza, è di nuovo tutto sporco. Yuppie! Faded back into life. I thought we might, but we're out of sight. Giù come le zucche! E probabilmente quella laggiù è la città dove vogliamo andare, senza probabilmente. È lei. E è la super mega galattica città di Konya. Mi dice niente? La scopriremo insieme. Clearly in my mind, clearly where to start to decide to go on. Gran Millennium 5 stelle. Ma vuoi mettere il nostro Charlie che è 6 stelle? Sì, sì. Anzi, tutto il firmamento. Abbiamo individuato, sempre con l'applicazione Park4Night, c'è un'area di sosta che dovrebbe essere gratuita. Speriamo che ci sia un posto, perché qui le aree di sosta sono piuttosto gettonate. I turchi sono molto amanti del plein air, insomma della vita all'aria aperta, hanno roulotte e anche diversi van. E quindi speriamo di non trovarli tutti lì. E speriamo di trovarli tutti lì, perché insomma le altre sul mare erano belle gettonate, insomma c'era un sacco di gente. Questa è una grande città e Park4Night dice che quest'area di sosta è gratuita, ci sono i servizi, ovviamente bagni, carico, scarico. Non è proprio nel centro città, ma dovremmo prendere dei mezzi, quindi o tram o autobus, vediamo quello che è più comodo. E poi ovviamente domani faremo il tour cittadino. Un'altra cosa positiva è che dovrebbe essere anche la corrente elettrica gratuita. Questo lo Vedremo. appureremo quando arriviamo sul posto. Un'altra domanda che ci fate praticamente spesso è: come troviamo i luoghi dove sostare, dove dormire, eccetera eccetera. La risposta è proprio questa, cioè usiamo prevalentemente, ne abbiamo due per dire la verità di applicazioni, Park4Night e iOverlander, però qui in Turchia stiamo usando Park4Night per di più. Ci sono delle icone sulla mappa dove puoi trovare la lavanderia. Ora qui non è il caso perché in Turchia non ce ne sono molte, ma ad esempio in Grecia lo usavamo per le lavanderie, i rubinetti per il carico di acqua, piuttosto che ci sono anche le stazioni dove ricaricano le bombole del gas. A noi non serve perché abbiamo l'induzione, e poi ci sono gli spot, i punti per la notte con i vari colori, varie aree di sosta a pagamento, libere, eccetera eccetera. C'è la versione gratuita che potrete scaricare e la versione a pagamento. Noi abbiamo quella, ti fa vedere anche le mappe offline, cioè se non hai connessione puoi vedere con la versione a pagamento anche
la mappa con tutti i punti che ti interessano. E la vista dal satellite. Ah, ecco, mi dimenticavo, dice la regia, la vista dal satellite con la versione a pagamento. Eccoci parcheggiati ragazzi, ora vi faccio vedere l'area sosta dove ci fermeremo per qualche notte. Come vedete è un parcheggio che è anche recintato e ha un cancello. All'ingresso c'è il portiere a cui abbiamo consegnato i documenti, ci ha registrato e possiamo stare qui fino a massimo 3 notti, completamente gratuito. Ci siamo attaccati alla colonnina della corrente elettrica gratuita. Qui abbiamo l'acqua. E se qualcuno decidesse di venire in un periodo più caldo, avete anche la zona barbecue con i tavolini dove poter mangiare all'aperto. Guardate Charlie in che condizioni è. Siamo ricoperti di sale in una maniera disumana, quindi nei prossimi giorni dovremo fare sicuramente un lavaggio accurato per il nostro van, perché ne ha veramente bisogno. Qui abbiamo anche 2 bei gattini che chiedono da mangiare e noi gli diamo una scatoletta a testa. Quando possiamo aiutiamo sempre i pelosetti che incontriamo sul nostro cammino. Micio, vieni? Guardate che abbiamo. Ora arriva, Vai, una a testa. Buon appetito amici pelosetti, buon appetito. Ho dato da mangiare ai pelosetti. Guardavo, bellini, sì sì. E noi invece? Io intanto ho messo a bollire l'acqua perché ora farò qualcosa per pranzo, che si fa. Eh sì, Ho trovato questa zuppa farro lenticchie. Che visto che il freddo che fa ci sta. Ci sta. Allora, visto che è uscito anche il sole, ne approfittiamo, abbiamo messo a ricaricare anche la nostra power station che era già all'80%, la portiamo fino al 100%. Rimarremo qui qualche notte, quindi usufruiremo dell'attacco a colonnina. In fondo abbiamo anche i bagni con le docce e quindi possiamo scaricare il portapotti, possiamo fare la doccia, possiamo fare tutto. Quindi veramente un'area sosta per i camper ultra consigliata. E siamo sempre qui a tavola, ragazzi. Sempre a mangiare, a mangiare di nuovo. Ma mangerete anche voi, no? Giunti alla sera uno mangia. Che fate? Non fate cena voi? Forza, veniamo al dunque, veniamo al dunque. Un'altra domanda che ci è stata posta è la seguente: come facciamo con l'assicurazione sanitaria? È una domanda che ci fate spesso, ricorrente, con varie mail, con i social, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo rispondervi cercando di essere più chiari possibili. Quando viaggiamo in Italia e all'estero, nei paesi europei, tipo Francia, Germania, Spagna e via dicendo, dovete sapere che la nostra tessera sanitaria italiana vale anche in questi paesi europei. Ma quando si esce dall'Europa non vi garantisce una corretta copertura sanitaria. In virtù di questo noi ci siamo affidati ai servizi di Eimondo. Eimondo, proprio così. Ci piace questa soluzione perché ha molti punti a favore questa assicurazione. Innanzitutto è un'assicurazione che può essere fatta online in qualsiasi momento e dove vi trovate, quindi avrete sempre un cellulare con voi, potrete scaricare subito l'app dedicata di Eimondo e da lì monitorare tutta la vostra situazione. Se siete partiti anche per un viaggio, ad esempio via terra, con il vostro mezzo e inizialmente non avete bisogno della copertura perché ancora in uno stato dell'Unione Europea, ma in un secondo momento vorreste, come è successo poi a noi di fatto, con la Turchia, perché noi siamo entrati in Grecia e la Grecia non aveva bisogno, essendo nell'Unione Europea appunto, di una copertura sanitaria ulteriore. Poi volevamo, come siamo poi entrati di fatto, entrare in Turchia, e qui in Turchia non è obbligatoria, questo ci teniamo a sottolinearlo, però in questi stati è fortemente consigliata la copertura sanitaria
in più, diciamo. Quindi come fare? Noi eravamo già in viaggio da diverso tempo e Emondo ti permette tranquillamente di fare in qualsiasi momento tu voglia, l'importante è avere ovviamente una connessione, di sottoscrivere questa polizza, che ha secondo noi un rapporto molto vantaggioso fra il premio assicurativo che pagherete e diciamo i servizi di copertura che garantisce. Oltre a questo abbiamo questa comoda app, come ha già detto Marta, che ci permette di monitorare tutto, e nel caso di bisogno con un semplice clic potete parlare con una persona dedicata in italiano che vi darà assistenza 24 ore su 24. Dovunque vi troviate nel mondo, quindi cosa non da poco. Esatto, già pensate un po' a un ipotetico problema che uno può avere all'estero di qualsiasi natura, si spera il meno grave possibile ovviamente, è già in una situazione di tensione e di crisi, poi se uno deve tradurre magari con Google Translate il problema, per comunicarlo alla persona che sta all'altro capo del telefono, insomma diventa una situazione insostenibile. Invece avere una voce amica che parla l'italiano e che ti dice sì, ti passo il medico, oppure la procedura di copertura è questa, eccetera eccetera, ti spiega tutta la prassi e ti spiega le situazioni quelle da adottare. Diciamo che è un bel vantaggio e uno può stare tranquillo, perché uno di fatto deve sottoscrivere una polizza non per usarla, si spera di non usarla mai. Si spera di non usarla assolutamente mai. Però deve dormire sonni tranquilli, come diciamo noi, quindi l'importante è averla e nel caso, facendo le dovute scongiuri, che sia una situazione più agevole possibile, ecco. Poi ci sono anche dei paesi dove è obbligatoria. Ci sono vari pacchetti ovviamente, in base ai paesi che andrete a visitare, e potete scegliere il singolo paese oppure dei pacchetti più ampi che coprono tutto il mondo, con l'esclusione o meno degli Stati Uniti e del Canada, per avere una differenziazione anche nel prezzo. Quindi diciamo che vi cucite addosso, per usare un gergo sartoriale, proprio un'assicurazione precisa, come se fosse un vestito vostro, così nella durata, nel tempo e nel modo e nella copertura stessa. E in più potete aggiungere anche dei pacchetti extra, ad esempio fate attività sportiva estrema o fate qualcos'altro che non è compresa nel pacchetto iniziale, voi potete aggiungere tutto quello che volete. C'è la copertura del bagaglio, perché non si viaggia solo con un mezzo proprio, ma si può viaggiare anche con il volo, anzi la maggior parte delle persone prendono un volo, e anche in questo caso va benissimo Emondo, cioè non è settoriale, non copre solo il viaggiatore con lo zaino in spalla o il viaggiatore con il proprio mezzo, ma è a 360 gradi, quindi con qualsiasi mezzo voi avete una copertura, come dicevamo prima, personalizzata. In più vi copre anche ad esempio il volo di un familiare che magari dovesse venire a darvi una mano, oppure il rientro anche in patria, quindi ci sono tantissimi pacchetti che sono tutti descritti in maniera molto esaustiva nel sito. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata al link, ve lo mettiamoci il link qui sotto, così vi agevoliamo. Cliccate un attimo, è semplice, veramente semplice ed esaustivo. Ogni domanda potete farla tranquillamente, il personale è molto gentile, a noi hanno risposto subito, a breve, per mail, e c'è anche all'interno dell'app praticamente un pulsante dove potete parlare e chiedere informazioni direttamente al personale di Emondo. Quindi noi ve la consigliamo, noi abbiamo fatto quella per 5 mesi di copertura. Esatto, tutto il mondo escluso Canada e Stati Uniti. Esatto. Perché almeno abbiamo la copertura in tutti gli stati che visiteremo. Esatto, non aveva senso perché siamo nella parte asiatica, diciamo, quindi ovviamente al momento non siamo negli Stati Uniti e Canada. Allora fossimo andati avremmo attivato anche qui. Esatto, e quindi se decidiamo di rimanere di più o vediamo che è in scadenza, con 2 clic possiamo estenderla e rinnovarla. Pagate con la vostra carta, è semplice, quindi è comodissima, molto comoda e semplice e comoda, e a noi ci è piaciuta tanto e quindi l'abbiamo fatta al volo, ve la consigliamo. E se entrate con il nostro link che vi mettiamo qui sotto, potrete anche ottenere un vantaggioso codice sconto. Quindi voi pagate un qualcosina meno, che fa sempre piacere, no? E a noi arriva una piccolissima percentuale, così da sostenere il nostro viaggio.
Quindi cosa aspettate? Se avete in mente un viaggio a breve o anche per il lungo periodo, ora è il momento che già si studiano le mappe e si preparano i viaggi per la stagione che arriverà, perché insomma la primavera e l'estate alle porte. diciamo che fremete, dite la verità. E quindi prendete in considerazione quest'idea di Eimondo, perché ripeto è importante averla, sperando di non usarla mai, ma avere una sicurezza sempre con voi. Quindi Eimondo, andate a vedere il link. Noi ora finiamo di mangiare la fruttina, poi laviamo i piatti e andiamo a letto. Esatto. Che programma, siamo un po' stanchi della giornata, abbiamo fatto molte cose e niente, vi salutiamo, mega abbraccione come al solito, un saluto, grazie di essere stati con noi, ci fa sempre tanto piacere. Solita iscrizione, parlate bene di noi, mi raccomando, ma anche se ne parlaste male, insomma l'importante è parlarne, no? E quindi no, a parte gli scherzi, un bacio, un abbraccio e alla prossima. Al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.